Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Capricorno, tendenze energetiche generali per agosto 2022. La giustizia, amici del Capricorno. La giustizia è una carta che riporta in qualche modo all'equilibrio. Normalmente è una carta che, se ci fate caso, ha una spada, ok? Quindi quando arriva la giustizia nelle vostre carte è perché c'è normalmente qualche cosa da tagliare, qualcosa da lasciare indietro, proprio per raggiungere l'equilibrio di cui ci parla la giustizia. In molti casi potrebbe anche essere una giustizia divina, quindi per qualcuno di voi potrebbe essere un buon periodo per avere quell'aiuto di tipo divino, diciamo così. Andiamo a vedere gli oracoli che cosa dicono. Messaggio in una bottiglia. Wow! Quindi qui per qualcuno si tratta di ricevere un messaggio. È una carta numero 15, se ci fate caso c'è un telefono dentro, quindi per qualcuno si potrebbe trattare di qualche tipo di notizia che si viene a scoprire, che si viene a sapere, perché anche la giustizia parla di qualche cosa che viene a galla, insomma, di qualche cosa che si scopre. mm? Nei tarocchi tradizionali la giustizia è rappresentata, adesso qui non si vede tanto bene, però questo qua più scuro dovrebbe essere una sorta di velo, ok? Perché la giustizia copre per certi versi, o meglio, quel velo copre quello che non si dovrebbe sapere ed è proprio quello che fa venire a galla questa giustizia. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa vi parlano, perché qui credo proprio che ci sarà un qualche tipo di chiacchiera, di discussione, di presa di consapevolezza dovuta ad un confronto. Io vi ricordo comunque che le letture sono di carattere generale, non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per contattarmi trovate l'email sotto nella descrizione e nel caso vogliate completare la lettura potete anche ascoltare ascendente e segno lunare e sempre nella descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme questi oroscopi. Allora, partiamo con un asso di coppe, quindi qui è un bel matto. Quindi qui si tratta di un nuovo inizio, l'asso di coppe parla sempre di quello che è un nuovo incontro, anche l'innamoramento, ragazzi, so che questa è una lettura di carattere generale, ma magari per qualcuno può risuonare anche come una lettura d'amore. È comunque un nuovo inizio. Abbiamo anche la carta del matto e qui dice appunto anche il matto che si tratta di qualche cosa di nuovo, si tratta di una nuova avventura. Probabilmente qualcuno potrebbe essere che con la carta della giustizia debba superare delle questioni diciamo di tipo burocratico dalle quali poi si avrà questo nuovo inizio, questa nuova avventura. C'è qualche cosa di nuovo comunque che è iniziato, io direi verso già fine luglio. Sta iniziando in questo periodo, se vogliamo. Il matto parla anche di, dopo andiamo a vederlo meglio con i mini tarocchi, però normalmente parla anche di quello che è una ritrovata fiducia nella vita, un ritrovato entusiasmo. È quella persona che si fa anche forse un po' troppo prendere dall'entusiasmo, prende parte e va. C'è anche una componente di impulsività. Molte persone con questo cavaliere di coppe aspettano qualche tipo di offerta, probabilmente qualche tipo di comunicazione. ehm, C'è o può anche essere per qualcuno che si stia aspettando proprio una persona nello specifico che sia, diciamo, che faccia questo tipo di offerta, questo tipo di proposta. L'otto di coppe qui parla di fondamentalmente ricercare quello che è la vostra verità. È la carta del ricercatore, l'otto di coppe, ed è anche la carta che parla di qualche tipo di allontanamento, di qualche tipo di distanza. Quindi per qualcuno tutto questo passaggio potrebbe implicare quello che è un movimento di tipo fisico.
Abbiamo un 5 di denari e il 5 di denari normalmente è associato a quello che è una perdita di tipo economico, una sorta di delusione, e vedendo la giustizia potrebbe essere che qualcuno, potrebbe, ho detto, potrebbe essere che qualcuno, ehm, queste questioni legali, diciamo così, non, non si concludano nel migliore dei modi, nel senso a vostro pieno favore. Guardate, in realtà non è che debba essere una perdita di milioni di euro, nel senso potrebbe anche semplicemente far riferimento al fatto che, ipotesi, per le questioni burocratiche andrete a spendere di più di quello che vi aspettavate. È come se fosse un qualche cosa che esce a livello economico e che crea comunque a voi una mancanza. Non è detto appunto che sia una catastrofe. Andiamo poi dopo a vederlo con i mini tarocchi. Abbiamo poi un 2 di bastoni e un 5 di bastoni, quindi qui qualcuno arriverà a dover effettuare una scelta, ok? Il 2 di bastoni parla comunque di indecisione, parla di quello che è un voler andare oltre, probabilmente come l'otto di bastoni vi fa vedere, c'è questa persona che guarda lontano, da un lato vorreste andare, ma dall'altro siete combattuti, dall'altro per certi versi siete ben ancorati a quello che avete. Il 5 di bastoni finale denota una sorta di... Può essere un conflitto interno, ma in questo caso lo sento molto come un conflitto esterno, quindi discussioni che si avranno con qualcuno. In realtà non sono mai discussioni importanti con il 5 di bastoni, sono più battibecchi, diciamo così, però ci sono, ragazzi. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che il lunedì esce il corso di tarocchi. Per chi avesse piacere di saperne qualche cosa di più, ho pubblicato un corso di tarocchi livello base, quindi veramente adatto a tutti, per darvi quell'aiuto in più ad interpretare le letture adattandole alla vostra realtà. È interessante, insomma, è abbastanza semplice e vi propongo anche questo. Ok, andiamo a vedere asso di coppe. A cosa fa riferimento l'asso di coppe per gli amici del Capricorno? Abbiamo un diavolo e una regina di bastoni al contrario. C'è un qualche tipo di inizio qui con questo asso di coppe, come vi dicevo prima, che probabilmente potrebbe essere condizionato, visto che abbiamo questo diavolo. Il diavolo quando è presente parla sempre di una sorta di tossicità, e vedendo comunque anche la regina di bastoni al contrario, per certi versi questo nuovo inizio credo che per qualcuno sia stato un po' obbligato, una cosa di questo genere. C'è una sorta di tossicità comunque. E l'asso di... adesso andiamo a vedere più avanti, però l'asso di coppe potrebbe essere che o si sia iniziata una relazione che abbia questa tossicità o ci sia un nuovo inizio lasciandosi indietro questa tossicità. Andiamo a vedere il matto così riesco a dirvi qualcosa di più. 6 di coppe e la sacerdotessa. Qui c'è un sogno, si sta parlando di un sogno, di un obiettivo, di un qualche tipo di progetto, perché il 6 di coppe da un lato parla di quelli che sono appunto i sogni, e anche la sacerdotessa parla di sogni, parla di intuizione. Qui c'è qualche cosa riferito al vostro bambino interiore, c'è qualcuno qui che ha bisogno di ascoltarsi fondamentalmente, cercare di capire, ecco la carta del ricercatore, cercare di capire che cosa è valido per voi, di che cosa avete bisogno voi fondamentalmente. Andiamo a vedere, allora il cavaliere di coppe è spiegato da un re di spade, da un 10 di bastoni e da un 3 di bastoni al contrario. Questo re di spade è la persona dalla quale vi state aspettando questo tipo di proposta di cui ci parla il cavaliere di coppe. Cosa succede? Che bisogna, con questo 10 di bastoni,
chiudere per certi versi un ciclo. C'è un qualche tipo di responsabilità che voi dovete restituire al mittente, e il mittente potrebbe proprio essere questo re di spade. Per certi versi è come se qui ci fosse qualcuno che ti sta aspettando un nuovo tipo di inizio all'interno di questa relazione, che può essere una relazione lavorativa piuttosto che familiare. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Ruota della fortuna al contrario e 7 di coppe al contrario. È come se non riusciste a vedere chiaro in realtà, è per quello che abbiamo l'otto di coppe in centro lettura. C'è qualche cosa con questa ruota della fortuna, qualche ciclo che non si chiude, lo vedevamo già anche qui. Anche queste due carte, l'asso è un inizio ciclo e il matto è una chiusura e apertura ciclo. Quindi anche lì c'è qualche cosa che per certi versi non si conclude. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli, per piacere, grazie. Abbiamo un 2 di coppe e la carta della torre. Io credo che sia riferito a una collaborazione che non sta andando come voi ve lo aspettavate. C'è un 5 di pentacoli e c'è la torre. Qui c'è un qualche tipo di crollo delle sicurezze, un qualche tipo di crollo per quello che riguarda un'unione, un compromesso, un accordo. Andiamo avanti, vediamo il 2 di bastoni. Fante di bastoni al contrario e 8 di spade al contrario. E qui è come se qualcuno si sta rendendo conto della realtà dei fatti. Allora, qui avevamo 7 di coppe. 7 di coppe normalmente parla delle illusioni, delle proiezioni. E probabilmente fa riferimento a questo cavaliere di coppe. C'è qualcuno qui che si sta aspettando qualche movimento in più da parte di una persona esterna. Ripeto, potrebbe essere questo re di spade. Però qui fondamentalmente, ragazzi, non arriva quello che voi vi aspettate. Anzi, vi dirò che c'è un qualche tipo di sicurezza che voi avevate inerente a questo accordo, questa collaborazione, che probabilmente vi creerà una delusione. C'è qualche cosa qui, qualche tipo di sicurezza, come vi dicevo, che bisogna rompere, bisogna far cadere. Fate attenzione perché essendoci sia il fante di spade, scusate, il fante di bastoni al contrario e la carta della torre, si potrebbe parlare di una persona che fondamentalmente è egoista. Quindi voi avete questo 8 di spade, in un certo senso è come se non riusciste a vedere chiaro se andare o se stare fondamentalmente in questa situazione. Andiamo avanti, vediamo il 5 di bastoni. Imperatrice al contrario e 4 di coppe. Qui il punto è che non vi sentite nel vostro potere personale. Siete in una fase dove state aspettando qualche movimento dall'esterno. Però ecco, è come se questa persona, questo accordo, questa società, quello che per voi è rappresentato insomma in questa lettura, vacilla, barcolla, ok? E qui è come se non riusciste a farvi un'idea, come se non riusciste a capacitarvi di questa cosa. Il problema qual è? Che voi siete in una situazione dove probabilmente vi state difendendo. Il 5 di bastoni molte volte parla anche di concorrenza, di competenza, quindi vi dico, qualcuno qui non si sente in grado di portare avanti le cose da solo. C'è questa imperatrice al contrario, mi parla proprio di qualche cosa che non cresce fondamentalmente, è una mancanza di potere personale. E lo rivedo un po' qua, ragazzi, perché comunque c'è il diavolo, ok? Quindi è una carta di condizionamento, abbiamo detto.
Andiamo a vedere con Osho cosa si vede e che cosa non si vede. Vi invito a rimanere fino alla fine della lettura perché oggi come oracoli abbiamo i Koan Zen, che sono dei messaggi buddisti su cui meditare. Osho, che cosa abbiamo da dire ai nostri amici del Capricorno? Ok. Abbiamo il creatore e la pienezza. Wow! Sono due carte molto potenti. Qua abbiamo un re di bastoni e qui abbiamo un asso di denari. È il secondo asso che esce, è uscito un asso qui, anche qui abbiamo la ruota della fortuna che un po' ricorda, se vogliamo, l'asso di denari. Il creatore. Allora, qui potrebbe esserci una persona di fianco a voi, disposta comunque ad aiutarvi, disposta a darvi una mano, magari non proprio a livello economico, o magari sì, perché comunque è un re di denari e parla di una persona generosa che è disposta ad aiutare, però parla anche di un terapeuta, di un avvocato, di uno psicologo, di qualcuno che ha fatto un percorso di studi molto ampio e che comunque è lì pronto per aiutarvi, ok? Se siete voi che avete fatto questo corso di studi, per esempio, è un suggerimento ad attingere al vostro potere interiore. Questa carta ha una sfera di luce tra le mani ed è proprio all'altezza del terzo chakra. Si parla di potere personale. Io posso. Questo è un po' il mantra del terzo chakra. La pienezza, ragazzi, c'è un inizio qui, c'è un inizio pieno, c'è un inizio concreto, c'è un inizio abbondante. Poi l'inizio io lo vedo qua, tutto questo movimento lo sento molto a livello mentale perché avete il diavolo, avete comunque l'otto di spade, quindi c'è un qualche avete sette di coppe al contrario che parla delle illusioni, quindi occhio alle proiezioni perché in realtà voi avete tutte le carte in regola per avere questo nuovo inizio di tipo concreto che si vede qui all'inizio con l'asso di coppe. Bene, andiamo a vedere un koan zen, sono frasi su cui i monaci buddisti meditano e quindi io voglio darvi uno spunto per meditare. Allora, per gli amici del Capricorno, che cosa gli possiamo dire ancora? Che spunto gli possiamo dare ancora? Due spunti. La mente è assolutamente pura solo quando è al di sopra della purezza e dell'impurità. Cosa vuol dire? Che fino a quando si continuerà a pensare alle cose come una dualità, come bene e male, come bello e brutto, come bianco e nero, ci sarà sempre la mente che sarà schierata o da un lato o dall'altro. Nel momento in cui la mente è al di sopra della, come vi posso dire, delle due cose, ok? Quindi nel momento in cui non c'è più la dualità, ma si crea l'uno, perché siamo tutti parte dello stesso uno, allora lì la mente può essere assolutamente pura. Ma perché? Perché nel momento in cui si prende consapevolezza che siamo tutti uno, si capisce che quello che si vede negli altri che non ci piace in realtà è perché rispecchia qualcosa in noi che non ci piace, si vede nell'altro una parte di noi stessi e quindi non è più bello o brutto, giusto o sbagliato, è lui, lei, quel tipo di idea. Non c'è più un giudizio fondamentalmente ed è un po' quello che vi dice qui questa carta, no? E considerato che avete anche l'otto di spade al contrario, lo sento un buon suggerimento. E poi abbiamo, se cammini, cammina, se sei seduto, siedi, ma non esitare. Fondamentalmente qui è un suggerimento a non perdere troppo tempo a lambiccarsi il cervello, a farsi un sacco di domande, a vedere di chi è la colpa. Se faccio così, che cosa succede? Se faccio cosa... Cioè, fondamentalmente questa carta vi dice prendi una decisione e vai avanti per la tua decisione, qualsiasi decisione sia. In questo caso io aggiungerei, anche se gli altri non sono d'accordo, se non soddisfate le aspettative degli altri, voi fate quello che vi sentite di fare. Però il punto è, prendete una decisione e fate quello che avete deciso di fare. Non esitate, perché finché siete lì nel vado da un lato, c'era un due di bastoni, eccolo qua. Vado da un lato, vado da... Questa è proprio la carta dell'indecisione. Vado da un lato, vado dall'altro. Seguo oppure sto qua.
Fino a quando continuerete a farvi questo tipo di domande, fondamentalmente non andate avanti. Cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi per la prima parte di agosto. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io ringrazio tutte le persone che stanno supportando il canale con i like, i video, le donazioni, quindi grazie veramente a tutti quanti di cuore. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!